Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e vi do il benvenuto su Exoteric World. Oggi in questa puntata di Tarocchi e Misteri faremo un'analisi esoterica del duplice omicidio di Barbara Locci e Antonio Lobianco, avvenuto a Signa il 21 agosto 1968, vera e propria sliding doors della serie omicidiaria del cosiddetto mostro di Firenze. Questa lettura è dedicata alla loro memoria. Il mio intento non è condurre un'indagine, ma usare l'energia dei tarocchi come strumento simbolico per esplorare le dinamiche invisibili di questo evento, offrendo spunti di riflessione a chi già conosce a fondo il caso. Spero che gli esperti e gli appassionati possano trovare in queste carte una prospettiva diversa. Se siete curiosi di scoprire cosa rivelerà il velo e volete sostenere questo lavoro di ricerca spirituale, potete farlo iscrivendovi o abbonandovi al canale. Fin da ora vi ringrazio se l'avete già fatto o se considerate farlo. Adesso entriamo subito nel cuore del mistero con il nostro primo capitolo, la trama invisibile, dove i tarocchi cercheranno di far luce sul legame energetico tra le vittime e il presunto colpevole. Ogni crimine nasce da un filo invisibile che unisce vittima e colpevole. Non sempre è amore, non sempre è odio. A volte è un patto silenzioso, un eco di ferite antiche o un gioco di specchi dove nessuno è davvero innocente. In questa lettura i tarocchi ci guideranno nel cuore della relazione nascosta, là dove tutto è cominciato. Vi ricordo, prima di iniziare, che se vi dovessero piacere i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate i link per vedere sia le recensioni e sia per acquistarli. E adesso partiamo andando a scoprire tramite questo metodo una prima parte di questo percorso, di questo viaggio che stiamo facendo insieme e vedere la relazione, quindi andiamo a vedere il passato condiviso, il legame energetico, la lezione ignorata, poi vediamo la visione da parte della vittima e del colpevole. Ovviamente in questo caso le vittime, visto che stiamo parlando di Barbara Locci e Antonio Lobianco. La prima carta ci porta a scoprire il passato, quindi parlando proprio del legame effettivamente che c'è tra le vittime e il colpevole. Abbiamo l'8 di bastoni, molto interessante come carta perché spesso l'8 di bastoni indica velocità, un qualcosa di che ha a che fare con la comunicazione, con un qualcosa proprio riguardo a questa carta specifica nel tema che andiamo ad analizzare, essendo una carta di comunicazione, di cose che si muovono abbastanza in fretta, nello specifico secondo me ha a che fare con un tipo di relazione dove le emozioni sono molto forti, molto intense, c'è qualcosa di impulsivo, è probabile che il tutto sia comunque scaturito da problemi diciamo personali, di coppia, una situazione che precipita scusate, rapidamente, un qualcosa che ci si aspetta, tra virgolette, prendete con le pinze questo che ho appena detto, quindi un qualcosa che si muove in fretta, ma perché è nata dall'impulso, ma da un impulso che ha comunque dei pregressi. Vediamo un po', la seconda carta è il carro.
Ecco, questa, oltre che avere a che fare proprio con i mezzi, con le automobili effettivamente, anche questa è una carta, di movimento, però riguardo al tipo di rapporto è un rapporto, turbolento, appunto in movimento, dove in pratica c'era una specie di obiettivo comune, ma c'è stata un'accelerazione, di eventi, un'incapacità di controllare la situazione e quindi qualcosa ha portato a una specie di rottura, purtroppo violenta, di prevaricazione, di, incapacità proprio di gestire le emozioni e con la carta del carro effettivamente ha a che fare con la, conquista, con una specie di, potere che, è in qualche modo stato stabilito o ristabilito purtroppo nella violenza. Poi questo sì ci parla un po' del legame energetico. Parliamo adesso della lezione ignorata. Anche qui abbiamo un 7, però è il 7 di coppe che ha a che fare con le illusioni, con purtroppo il colpevole che, ha perso il contatto con la realtà e quindi, il tutto è partito da scelte emotive, confuse. Ha anche a che fare e secondo me è proprio, forse perfetta per farci capire con, un'avventura, con una relazione scoperta, con un qualcosa che appunto vedendo anche le carte precedenti, di impulso, di movimento, di azione, di anche con questa carta, come vi dicevo, che proprio in questo contesto ha a che fare con rapporti, relazioni sia extra con di confusione, di, ristabilire in un certo senso il controllo e conquistare un certo tipo di potere. E adesso andiamo a vedere l'altra carta che ci indica la visione da parte delle vittime, fondamentalmente con il 9 di coppe. Allora, fine conti, essendo una carta, di solito, positiva, in questo ambito, assume, un'accezione egoistica, dove effettivamente chi ha commesso, diciamo, l'atto ovviamente, lo ha fatto per, una conquista personale, un piacere personale, per ottenere una specie di soddisfazione, possiamo parlare anche di onore, diciamo perché no, per realizzare comunque un qualcosa, di ovviamente totalmente egoistico, quindi, già secondo me come tipo di relazione, cioè da parte delle vittime ci può anche stare il 9 di coppe nella sua accezione positiva, e cioè come incontro, di godimento, di felicità, di viversi un momento appartato e questo ci sta. Quando si incrociano le cose tra le vittime e il colpevole, è ovvio che si è andato a punire questo atto e quindi possiamo già capire e intercettare. Con la carta della stella che esce a conclusione proprio per darci la visione da parte del colpevole, è la stella molto interessante perché in pratica è in questo contesto
un qualcosa basato su una speranza tradita. In pratica, chi ha commesso, l'atto, diciamo purtroppo, ha visto nelle vittime una promessa non mantenuta, ha visto, quindi l'atto è un atto di disperazione per, recuperare onorabilità, per recuperare qualcosa effettivamente, e quindi, quando manca, diciamo, speranza, futuro, quando, appunto ci sono tutti i dubbi sul futuro, perché questa anche questa è una carta di illusione, come l'abbiamo vista quella, diciamo, precedente. E allora probabilmente c'erano delle promesse, erano state fatte delle promesse di non, commettere più certi atti, sono stati traditi? Assolutamente sì, perché da come, possiamo vedere in realtà una vera e propria relazione di, conoscenza c'era. L'8 di bastoni ci può far intuire che in qualche modo il colpevole e, diciamo le vittime si conoscevano assolutamente, quindi poteva essere qualcuno di molto, molto, molto vicino, ma che ha agito, perché in un certo senso, tradito in una promessa importante e anche per effettivamente punire un atto, diciamo, specifico. Quindi abbiamo visto una prima parte, diciamo che la rete è stata tracciata, ora sappiamo che il filo tra, le vittime e il colpevole non è sempre visibile, ma lascia nodi, cicatrici e silenzi. La verità relazionale non è mai semplice, ma è lì che il crimine ha preso forma. E adesso passiamo al secondo capitolo, la spinta interiore. Dietro ogni gesto estremo si cela una spinta interiore, un desiderio, una paura, una ferita che brucia troppo per restare in silenzio. Il movente non è solo un fatto, è un'emozione che ha superato il limite e in questa stesa interroghiamo l'anima del colpevole cercando la scintilla che ha acceso l'incendio. Adesso andiamo a mischiare le nostre carte. Ovviamente vi invito a riflettere, se volete condividere i vostri pensieri, diciamo, potete farlo nei commenti, quindi ci ritroviamo nei commenti. Riguardo alla prima fase, diciamo, di lettura, il capitolo precedente, è ovvio che alcune cose sono emerse soprattutto nella ripetizione dei sette, i due, diciamo, sette, quello di coppe, anche il 17, sette della stella e il carro, quindi una motivazione dove c'è forte componente di inganno, di sfida, anche di pianificazione, perché effettivamente il 7 ha a che fare con un piano per compiere, in questo caso, il delitto. E poi tante coppe, cioè tante, due almeno, due carte di coppe che ha a che fare con le emozioni, le relazioni e i sentimenti, e quindi le cause possono essere legate alla gelosia e al movente passionale, ossessione e tradimento. Adesso vediamo la spinta interiore con la prima carta che ci parla della ferita originaria, poi parliamo dell'emozione dominante, obiettivo in inconscio. Analisi del movente, quindi del possibile movente, anche se secondo me alcune cose in realtà sono già emerse, come detto, e quindi andiamo a verificare emozioni, traumi, desideri, ossessioni. In questo caso la prima carta che ci parla di una ferita originaria ha a che fare con il cavaliere di spade.
È vero che può riferirsi a una persona, ma ha a che fare proprio con l'atteggiamento di una persona, di quello che ha compiuto. E il Cavaliere di Spade ha a che fare proprio con la vendetta, con l'attacco diretto, un'azione guidata dalla rabbia, un'azione di impeto. Quindi spento da qualcosa di molto forte, una specie di giustizia, distorta, e quindi il tutto fatto per, dominare le altre persone. Direi che qui, già troviamo, tantissimo in realtà. Poi, troviamo anche qui la stella, quindi abbiamo, tra virgolette, una specie di ripetizione, ovviamente lettura diversa, però con la carta della stella che, esce in questo caso a, dirci qualcosa di importante effettivamente. La stella parla, di speranza, distorta, ovvio, di idea che in pratica, fosse un passo necessario, quasi di purificazione, della propria vita, o per, raggiungere una specie di soddisfazione, e quindi una forte motivazione. L'abbiamo visto, quindi un'azione di impeto, di rabbia, un qualcosa che, ha dato non poco fastidio. E allora la stella è proprio quel tradimento della fiducia, della speranza, ma anche effettivamente poi l'azione stessa. Ricordo, per chi non dovesse conoscere il significato della stella ha a che fare con la purificazione, con, il ristabilire un qualcosa proprio per il proprio futuro, e forse non si immaginava più un futuro insieme, a queste persone, diciamo così, e allora ecco che, si è fatto purtroppo un atto di purificazione tragico in questo senso. L'ultima carta, c'è l'imperatore, e l'imperatore, avendo a che fare con il potere, con il dominio, effettivamente ci parla di una specie di spinta interiore, di movente legato proprio al potere, al controllo, alla volontà di affermare la propria autorità, una specie di, passatemi il termine purtroppo, di eliminazione per consolidare la propria posizione, e quindi per punire la disobbedienza, o per stabilire un nuovo ordine. Anche questo in un certo senso può parlare di pianificazione, di aspettare proprio il momento giusto per, commettere la cosa. Forse proprio il fatto di cogliere sul fatto, forse già, la cosa era iniziata precedentemente, forse essendoci la carta del cavaliere o altre che abbiamo visto precedentemente di comunicazione, c'era stato già un avvertimento, non, magari era stato promesso con la carta della stella di non continuare più un certo tipo, di avventura, di relazione. Perché no, alcune carte mi fanno proprio intuire questo. Ovviamente vi ricordo che anche le vostre intuizioni sono preziose. Se volete collaborare con me vi aspetto nei commenti, e, adesso, visto che il movente, diciamo che non è solo un fatto, ma è una ferita che ha parlato troppo a lungo nel silenzio, ora che abbiamo ascoltato la voce dell'ombra, possiamo comprendere il gesto, non giustificarlo, ma decifrarlo. E passiamo al terzo capitolo, la chiave mancante.
Ogni mistero ha una crepa, un dettaglio dimenticato, un oggetto fuori posto, una verità che nessuno ha voluto vedere. I tarocchi oggi diventano lente di ingrandimento, cerchiamo la chiave mancante, l'indizio che può cambiare tutto, perché la verità non si nasconde, si frammenta. Andiamo a vedere adesso con il nostro metodo, tracciare una specie di puzzle dove si possono vedere degli indizi, degli elementi nascosti, ciò che in teoria potrebbe portare alla soluzione. E adesso vediamo cosa manca, chi lo nasconde, dove cercare e poi vediamo cosa può rivelarlo. Allora, vediamo quali indizi abbiamo già trovato insieme dalle letture del primo capitolo e del secondo delle informazioni importanti. Adesso andiamo a vedere dove troviamo la prima carta estratta è il Re di bastoni. Il Re di bastoni è un indizio legato a un uomo, tendenzialmente sì, a un uomo che agisce per acquisire autorevolezza, rispetto, per dominare qualcosa, qualcuno, comunque ha un ruolo importante. Ecco, molto particolare come indizio perché in realtà, cosa manca effettivamente? Ma, con questa carta forse le cose possono essere, abbastanza chiare o secondo me anche in base a quello che abbiamo visto, se si tratta effettivamente di una persona che ha agito per dominare e, ha agito per potere. Infatti prima abbiamo visto anche l'uscita dell'imperatore, quindi, in realtà potrebbe, non mancare nulla o, può essere un ulteriore indizio, nel senso che può esserci comunque una persona che, può aver diretto, diciamo, la cosa, quindi non essere solo, magari con l'aiuto di qualcuno, può anche darsi perché vuol dire che, è stata, forse anche un'altra persona che ha influito o ha influenzato, l'azione stessa. Molto particolare effettivamente anche questo indizio qui del 5, di coppe, perché, questa carta è la perdita. Non so se riuscite a vederla. Io, consiglio anche, chi non conosce il significato dei tarocchi stesso, di, osservare la carta perché magari è proprio quello che è raffigurato che può aiutarci nel nostro intuito. Vi posso dire che il 5 di coppe è legato alla perdita, al senso di sconfitta, è la separazione. In questo caso abbiamo, vedete, questa specie di allontanamento, di distacco. In base a questo tipo di lettura, appunto, va a sottolineare maggiormente il fatto che il colpevole ha agito per vendetta. Vendetta, è uscito anche precedentemente una carta che ci ha portato a capire l'azione per vendetta. Quindi c'è qualcosa che è stato perso effettivamente e quindi bisogna in qualche modo stabilire un certo, chiamiamolo, equilibrio distorto e quindi attuare questa vendetta. Quindi in fin dei conti
ci parla di un qualcosa che è abbastanza palese. Chi può nasconderlo effettivamente? Ma, forse il fatto di staccarsi, di allontanarsi o di non far emergere, come vi dicevo, che, poteva esserci, l'aiuto di qualcuno, può darsi, perché visto adesso andando avanti nella nostra lettura, così possiamo tracciare meglio, i vari indizi, troviamo ancora, diciamo, un altro re, una figura, importante, e il re di denari è l'inizio di anche questo di un uomo effettivamente, però ci traccia alcuni aspetti di questa persona. Cioè una persona arrogante, una persona ambiziosa, una persona rigida nelle proprie convinzioni, che, pensa a soluzioni immediate, senza pensare ai rischi che corre, e che quindi, una persona di esperienza, che utilizza il proprio potere pratico in un certo modo. Ecco quello che vi dicevo, su alcuni indizi, su alcune cose che, fanno capire che in qualche modo le cose in realtà sono abbastanza chiare. La cosa che non è abbastanza chiara è proprio quella che vi dicevo, la presenza di un'altra persona nel momento ovviamente dell'atto, e che quindi può ricondursi in realtà a 2 uomini, da quello che si evince da questa lettura. Anche qui abbiamo poi la ripetizione dei re. Effettivamente quando c'è una ripetizione in una lettura, quindi vuol dire che in questo caso la vicenda è dominata dal potere, dall'autorità, dal controllo, cioè dal voler proprio controllare, e quindi è stata commessa da una persona, che in questo caso ovviamente si è sentito di farlo, e di un potere superiore purtroppo, diciamo, agli altri. E anche la ripetizione dei 5. Abbiamo il 5 di, denari, che anche questa ha a che fare con la perdita, però anche con, la freddezza, e quindi, anche un agire per vendetta, ma un agire per disperazione, per orgoglio, per anche, diciamo, vergogna. Forse è intorno a sé, nella comunità, intorno qualcuno, ha mosso le intenzioni, ha mosso la rabbia, ulteriore rabbia, per portare a questo momento di difficile, di incertezza, diciamo, del futuro, e quindi ha a che fare anche col chiedere aiuto, supporto. Ecco che, mi fa pensare effettivamente che la chiave mancante potrebbe essere proprio che ci sia stata, diciamo, un'altra, persona, o a, fomentare, a incoraggiare la cosa, o anche effettivamente ad aiutare. E come vi dicevo, è vero, c'è una bella ripetizione, quindi sia, di 5, 5 portano conflitto, punto, perdita, crisi, e quindi il risultato effettivamente è un qualcosa che è degenerato, e mi rifaccio anche a quello che avevo detto precedentemente, quindi è come se in qualche modo, la cosa era partita già prima, o c'erano già, dubbi, certezze, sospetti, allora quindi forse c'era anche una promessa, che è venuta meno, e allora quindi si è dovuto ristabilire una specie di potere e di controllo. E quindi anche poi la ripetizione, denari, che ha a che fare proprio con l'atto materiale, pratico, un qualcosa proprio legato
alla sicurezza. E adesso, visto che ogni indizio ha parlato, in questo capitolo, in questa lettura, ogni dettaglio, ho sussurrato qualcosa, forse la chiave era sotto gli occhi di tutti, forse era nascosta nel cuore di chi non ha mai parlato, ma ora la porta della verità è socchiusa. Passiamo al quarto ed ultimo capitolo, la figura celata. Il colpevole ha un volto, ma non sempre lo riconosciamo. Indossa maschere, cambia voce, si muove nell'ombra, eppure ogni archetipo lascia una traccia. In questa lettura i tarocchi ci aiutano a comporre l'identikit simbolico della figura celata, chi è, come agisce, cosa teme, perché anche l'ombra ha un profilo. E adesso vediamo insieme possibile identikit, personalità, archetipi, modalità operative, quindi di andare a vedere ulteriori indizi, dove troviamo il controllo, la manipolazione, la rete sociale, vediamo un po' la copertura e un segnale rivelatore. Vediamo con la prima carta andiamo a scoprire una forma di controllo sul tipo di potere. In questo caso troviamo il 7 di denari, molto particolare anche come è stata rappresentata, spero che riusciate a vederla. In pratica il 7 di denari ci parla anche di pianificazione effettivamente, che l'azione è compiuta anche per frustrazione, perché vedete in questo caso, a parte che è inquietante diciamo la figura dietro al personaggio stesso, non lo so, proprio la sensazione che anche quello che è emerso precedentemente ci sia una specie di legame, di aiuto, di sostegno, di pianificazione o di qualcuno che diciamo in qualche modo ha influenzato una certa persona ad agire e mi dà proprio questa sensazione. Magari ditemi voi nei commenti cosa ne pensate. C'è del controllo? Sì, ma assolutamente sì, anche perché da alcune considerazioni in realtà, secondo me si evince anche il fatto che alcune azioni di tradimento o di avventure, potevano essere riconosciute, potevano si potevano sapere effettivamente e quindi diciamo perché in realtà questa circostanza. Quindi probabilmente c'è, qualcuno che ha insistito, diciamo particolarmente, per portare, diciamo, la persona stessa ad agire in questo modo e per colpire entrambi, quindi non solo magari come vendetta, come tradimento, da parte diciamo della donna di Barbara Locci, però doveva essere punito effettivamente anche, lo bianco. Forse anche per altri aspetti, per altre cose che sono andate a coinvolgere, almeno 2 persone in realtà. Poi ovviamente io dico quello che secondo me si evince dalla lettura e per questo condivido con voi, così magari se voi avete delle idee, delle valutazioni, possiamo confrontarci. La seconda carta è, l'asso di bastoni. L'asso di bastoni, indica una persona con una forte volontà, con un'ambizione, una persona che comunque è, disposta
a iniziare un nuovo capitolo, in effetti qui c'è un libro, un nuovo capitolo, un nuovo percorso e che quindi agisce volontariamente, diciamo, e volutamente per aprirsi questo nuovo capitolo. Molto particolare come carta, perché è proprio quella carta di anche di aspetto intraprendente, anche di un eccesso, di volontà e di desiderio di compiere determinate cose. Quindi molto, molto, molto particolare. Può avere a che fare sempre con la manipolazione stessa? Assolutamente sì. E quindi, forse è proprio questa la spinta, e cioè di, chiudere purtroppo tragicamente una relazione, una situazione per crearsi un nuovo futuro. Perché no, anche questo secondo me, forse anche il fatto che ci sia la regina di coppe, questa indica, parte di connessioni, di reti, della rete sociale, dei legami. Proprio particolare anche il fatto che mentre stavo parlando di nuovo inizio e quindi nuovo percorso, salta fuori la regina per giunta di coppe, legata appunto alle emozioni, ai sentimenti, all'amore stesso e a che fare solitamente con una donna, quindi può in qualche modo entrare in questa situazione? Assolutamente sì, perché può trattarsi di questo nuovo inizio, di questo possibile nuovo inizio, un nuovo percorso, o che parte della manipolazione sia comunque dovuta anche a una donna nello specifico. Quindi molto, molto, molto particolare, di sicuro si vede questa energia ehm, anche emozionale. Ovviamente ci sono rappresentati un po' quasi tutti, diciamo, gli elementi al momento, soprattutto bastoni con questo 9 e che ci può far capire, visto che di solito è una carta di chiusura, di protezione, di difesa e quindi copertura, ma riguardo proprio alle strategie per nascondere, probabile sì che ci sia stata qualche strategia per nascondere e qualcosa sia ancora effettivamente, nascosto, e quindi che ci siano più persone coinvolte, ma ci sia senso di protezione, di, chiusura, perché magari si vuole proteggere qualcosa, qualcuno di importante per se stesso, diciamo, ovviamente. E quindi, vedendo poi quello che è successo, e cioè che, come ben sappiamo, in galera c'è andato il marito della Barbara Locci, c'è qualcosa che può indicare una protezione, o qualcosa di che non è stato proprio detto in in modo, diciamo palese, chiaro e vero, e che è andato a proteggere altre persone, altre situazioni, altre soprattutto persone che potrebbero essere coinvolte in questa cosa. E poi l'ultimo messaggio, e quindi l'ultima carta, arriva dalla carta del giudizio. Un possibile indizio di verità, un qualcosa che potrebbe essere un segnale rivelatore con la carta del giudizio, può parlarci sia della persona stessa, che, ci parla di un individuo che si sente chiamato a punire e quindi,
che ha agito in questo modo, ma vi ricordate, abbiamo visto proprio in tutto nel corso della lettura più carte che hanno indicato dominio, controllo, vendetta, anche possibile speranza, diciamo, per il futuro o tradita effettivamente. Quindi una persona caratterizzata o anche un'azione caratterizzata dalla carta del giudizio è proprio un profondo senso di rigidità, di essere critici, di una persona che si erge al di sopra di tutti e che quindi si sente forte del suo valore ed ecco che si porta ad agire, diciamo, verso una redenzione purtroppo violenta in questo caso. Quindi qui troviamo delle indicazioni, in realtà anche il giudizio indica qualcosa che è già emerso, che è già saltato fuori, che è palese per certi aspetti. Di sicuro non è tutto, non è tutta la verità che è emersa perché ci sono altre situazioni, altre cose che indicano un senso di chiusura, di protezione verso chi può aver contribuito in questa azione, ahimè, tragica. Diciamo che il volto è ancora nell'ombra, ma l'archetipo ha parlato, e il colpevole non è solo chi ha agito, ma chi ha incarnato un ruolo, una ferita, una maschera. Se volete vedere le altre puntate che compongono questa playlist, cliccate su questa schermata. Abbiamo esplorato una storia frammentata, ascoltando il silenzio delle vittime, interpretando segni nascosti. L'indagine è diventata un atto di ascolto profondo, dove ogni crimine rivela simboli e messaggi da decifrare. I tarocchi non giudicano, aprono visioni che illuminano ciò che prima sfuggiva. Il mistero non è risolto, ma è stato onorato. Grazie, alla prossima.